pomodoro, basilico, melanzana, provola affumicata, basilico, alici. Tu dici come sarà? Sarà buono, come vuoi che sia. Oggi ho voglia di fare una ricetta pazzesca a base di pesce, semplice, economica, così ci consente tutti i giorni di mangiare pesce, spendendo veramente poco. Mo ve lo dimostro. Ingredienti: alici freschissime, aglio fresco, cipollotti, melanzani, provola affumicata, basilico e pomodoro. Questo qua è un pomodoro speciale, si chiama pizzutello. Partiamo dalle melanzane. Sono lavate, pulite, dobbiamo metterle sotto sale, come dice mamma Fiorella, perché così che succede? Perdono un po' di amaro, perdono anche un po' di umidità. Adesso le melanzane sono meravigliose, prive di semi, le taglio a mano, abbastanza spesse, così abbiamo una bella consistenza in bocca. Immaginiamo questa parmigiana di alici che un po' fa l'occhietto alla melanzana parmigiana, dove noi andiamo a inserire dentro zacchete alicette. Quindi abbiamo un pesce che costa all'incirca da 6 a 12 euro al chilo, a seconda della stagione, a seconda del periodo. Per farne per 4 persone ci serviranno 15 alici, 16 alici al massimo, stiamo parlando di 300 grammi di alici, quindi noi abbiamo fatto un antipasto a base di pesce, di quello buono, non allevato, quello sostenibile, quello ricco di omega 3, perché sono piccole taglie e sono ricchi e contengono poco. Che cosa? Poco mercurio, perché i pesci più sono piccoli più e meno contengono mercurio. Ma che volete di più? Mi dovete scrivere, ecco che voglio di più. Disponete così le melanzane, allargate leggermente e mettete un po' di sale su ogni fetta, tranquilli. È un lavoretto che vi occupa veramente pochissimo tempo e noi lo sappiamo, quando noi stiamo in cucina ci dobbiamo rilassare senza troppe frenesie, senza troppa agitazione, dobbiamo essere rilassati e tranquilli e riuscirà una ricetta fantastica, ve lo garantisce Max. Abbiamo cipollotto e cipolla. Voi direte, ma su quali? Come faccio a riconoscere? Questo ha il gambo molto duro, ok? E poi guardate qui, si stanno cominciando a formare i spicchi dell'aglio. Tolgo la prima camicetta, come la chiamo io, e guardate qui che sorpresetta che c'è. Vedete? Si stanno formando i spicchi dell'aglio. Vi dico, questo ha un gusto speciale, ma veramente speciale quest'aglio, perché è fresco, delicato. Sfido chiunque, anche quello, anche tu, che non ti piace l'aglio, ti innamorerai dell'aglio. Commenta, provalo e mi dici la tua verità, la tua sensazione, se veramente è così gustoso, leggero e non dà fastidio. Metto i spicchiettini qui d'aglio, vedete, così. Ne potete mettere anche di più perché è leggero il gusto. L'olio quello buono, i fratelli Ligari, un bell'olio, incomincia a rosolare. Ma noi dobbiamo fare anche un'altra cosa importante, dobbiamo aromatizzare ancora meglio questa salsa. Prendiamo un po' di gambi di basilico. Ormai ce lo siamo imparato, no? Che qua c'è sta il succo, il gusto vero. Metto i gambi e così si aromatizza un po' il nostro olio. Queste foglioline ce le tiriamo da parte perché saranno le foglioline che poi andremo a mettere, daranno quel tocco di freschezza alla nostra parmigiana di alici. Cipollotto, togliamo sempre la prima camicetta, come la chiamo io, poi togliamo le radici perché queste non se le mangiamo ancora. Anche se qualcuno dice che fritte si possono mangiare, mo ci devo provare, facciamo un test, va bene? Un giorno di questi. Tagliamo sottilmente il cipollotto, così, bello, vai. E questo è sufficiente, un altro pezzetto, dai. Quindi, super gustoso e saporito, cipollotto fresco, aglio fresco. La padella antiaderente la dovete anche coccolare, la dovete anche custodire bene. Quindi che fate? Usate tutti utensili che non vi creano danni all'antiaderente. Quindi anche una molla così in materiale plastico è perfetta, in silicone, in un materiale che è fatto per gli alimenti. Perché se no dite, ma l'antiaderente si è rovinato. Può essere la padella antiaderente più buona del mondo. Se voi ci andate col coltello, con la forchetta o col cucchiaio di metallo è normale che si rovina. Attenzione a non far bruciare niente. Aggiungete un pochino di acqua e fate ammorbidire bene sia l'aglio che il cipollotto fresco. A questo punto una parte di questo basilico lo tagliamo a coltello finemente, così diamo ancora più sprint alla nostra salsa e ci prendiamo il pomodoro. Questo è un pomodoro che tutta la filiera è controllata, è un pomodoro subito lavorato dopo raccolto, quindi proprio da fresco, come se lo facessimo noi a casa.
Questa tipologia è pizzutello, è una varietà tipica campana ed è privo, vedete, della buccia. C'è poi il pizzetto qua, guardate, vedete? Belli, così, con tutto il loro succo, guardate. Tiè. Mo c'è una persona che ci piace tanto, li devo sfragnare. Così, belli. Camera Puma quando faccio questo lavoro vuoi farlo da lontano, no? Ti avvicinati, soffri insieme a me, bella, che cavolo. Belli, guarda che... E ti posso dire una cosa, voglio lasciare il succo e un po' di questi qua interi, perché immaginate... Buono, dolce. Immaginate che quando mangeremo questa parmigiana, ti capita pure il pomodorone bello, senza pelle, spellato, mozzichi di masticà, è un'altra cosa, capito? Buono. Profumo è pazzesco. Basilico, quello tritato. Guardate. Mamma mia, signora mia. Non vedo l'ora di assaggiare sta ricetta. Ricetta semplicissima. Pure per le vostre cene, dove volete fare i fighi o dove volete far vedere qualcosa di diverso. Gli fate sta ricetta, risultato garantito. E il problema è sempre quello: si inchiodano dentro casa quando gli fai mangiare bene, quando gli fai sta bene, che non se ne vanno più. Quindi dovete inventare scuse, che c'è un appuntamento, che c'è da fare dopo di andare a teatro, qualsiasi cosa, perché sennò quelli non si scollano da casa vostra quando mangiano bene. Pizzico di sale, non serve assolutamente zucchero, è veramente un dolce questo pomodoro. E poi uscite un po' dalle cose ovvie, il pachino, il datterino, questo è il pizzutello. Pure più carino come si chiama, no? Grattata di pepe. E poi ci prepariamo per friggere le melanzane. Ditemi tutto, perché qua la melanzana grigliata non ce la vedo. Vedo una bella melanzana fritta, come per fare la melanzana parmigiana. Voi come le fate? Bagnate nell'uovo, farina? No dai, con l'uovo e la farina non si può, solo un po' di farina. Rimane un po' più leggera, va bene? Facciamolo, consentite? Ok. Poi scrivete i commenti se siete d'accordo con me, perché a voi piace, no? Critica e criticate, vai. Per friggere io uso l'olio vecchio. Vecchio che si intende? L'olio dell'anno passato, della raccolta dell'anno passato. Questo era un olio che avevo dentro a un baking box, visto quelle confezioni che sono veramente valide, non la lattina, quella, vi faccio vedere qua, tipo questa qua, vedete? Che così l'olio non si ossida mai, perché l'olio ha tre problemi grossi, la luce, il calore e l'età, come me. Quindi dopo passato un anno sfiorisce l'olio extravergine oliva, si perde tutte quante le sue aromaticità, anche degli oli più buoni. Non ci condisci l'insalata, però una frittura oppure per cucinare è una grandissima cosa, ok? No, non potete capire, io rimango così, mamma mia, è da urlo. Buonissimo, lo voglio così, basta, spengo. Quindi quanto l'ho cotto? Tutto reale, saranno 4 minuti che abbiamo cominciato a cuocerlo, va bene così, mi piace, bello, non c'è acqua nella salsa, è bello tirato, quindi non c'è la fregatura che ci mettono un po' più di acqua dentro, è tutto bello tirato, asciutto il pomodoro, guardate, perfetto. Sono passati 10 minuti dall'inizio della ricetta, guardate l'acqua che esce fuori la melanzana, sgrullate la melanzana dal sale e la passate nella farina. Avete problemi di intolleranza al glutine? Farina di riso, amido di mais o addirittura la fecola di patate. Quindi tutti si possono mangiare questa ricetta. Mi sbaglio sempre la melanzana, parmigiana d'alici. Appena così infarinate, così tutti possiamo mangiare le stesse cose. Iniziamo subito a friggere. Così. Dobbiamo farle ben colorare, no? E anche cuocere leggermente. Vi faccio vedere come devono diventare. Sempre qualcosa in silicone, in un materiale che consente che resista alle alte temperature, così non graffiate la vostra padella antiaderente. Tu dici: Max, metti le mani nell'olio? No, non le metto le mani nell'olio. Bello, ma come sarà sto piatto? Sarà buonissimo, ragazzi, con i giusti prodotti di stagione. L'olio, mi raccomando, caldo, 180 gradi è perfetto, perché se è poco caldo, che succede? La melanzana si impregna. È importante perché la melanzana succhia, assorbe. Vedete? È morbida, è cotta.
Mettetela su una gratella, meglio la gratella che la carta assorbente, perché che fa? Le inzuppa ancora di più sta melanzana. Fatela scolare, casomai la girate, vedete? Così, così scola l'olio. Guardate. E c'è una melanzana che pure se assorbe l'olio, è olio extravergine oliva, pure se è dell'anno scorso, è buono, è come se è buono. Invece quando assorbe l'olio quello lì di semi, mi fa sempre strano mangiarmi quell'olio, mi ricorda un po' le vecchie usanze che c'erano nei ristoranti, ve lo dico perché vi racconto, sono 32 anni che faccio cucina e mi ricordo le mie prime esperienze, si smezzava st'olio extravergine oliva, quindi si faceva metà olio extravergine oliva e metà olio di semi, questo più di 30 anni fa, proprio i primi posti, per fare economia, ma realmente quando ti mangiavi l'insalata di mare con quell'olio, amici miei, poteva essere il pesce più buono del mondo, ma poi là ci cascavi. Ma perché 30 anni fa succedeva questo? Perché la cucina non era come adesso. Adesso tutti parlano di cucina, tutti sappiamo tutto e quindi siamo anche più documentati sulla cucina. Quindi adesso queste cose non avvengono più, è tutto dichiarato, ma prima si faceva, non c'era c'era un po' di ignoranza, ecco. Quando si parla di provola affumicata dovete prendere una provola affumicata di quelle, diciamo, quasi artigianali. Guardate il colore com'è, è leggermente macchiato, vedete? Questa è di Agerola, ma in Italia, ragazzi, a fare i latticini siamo i numeri uno al mondo, l'abbiamo inventati noi, i fior di latte e il resto. Che c'ha di speciale questa mozzarella? Latte, è abbastanza asciutta, è proprio perfetta per la cottura, il fior di latte di Agerola è perfetta cottura. Poi se comprate quello affumicato, ragazzi miei, non è salato, normalmente non è buono. C'ho la fame oggi. Normalmente le affumicati sono sempre un po' salati perché sono sempre un po' artefatti. Questo è molto buono, vedete non c'è latte ma è freschissimo, è proprio fatto apposta, è proprio la lavorazione che la rende così speciale. Melanzana, ne mettiamo due così facciamo due tortini, vedete? Così. Alici, guardate che cicciotte che sono belle. Così. Poi ci mettiamo quel pomodoro che vi dicevo io, guardate, così. Poi andiamo a metterci un po' di provola affumicata. Guarda qua che spettacolo, ragazzi. Proprio a coprire, deve essere bella gonfia, eh? Basilico. Andiamo a mettere un altro strato e possiamo pure, mentre parlavo mi è venuta pure un'idea, possiamo pure fare al contrario, mettere la provola affumicata, se volete, possiamo anche fare così è più semplice, mettere la lice già pulita e pronta, mettiamoci un pizzico di sale sulla lice, una foglia di basilico e poi beccate sto pomodoretto così. Sono contento, che devo fare? Sono ragazzino, che devo fare? Ora facciamo questa provola affumicata, alicette. Questa la proporrò nel mio ristorante a Milano, preparatevi, questa ce la metto, d'estate, quando è il periodo delle melanzane, poi pomodoro, basilico, melanzana a coprire, provola affumicata, basilico, alici e poi è finita sta meraviglia, yeah. Tu dici come sarà? Sarà buono, come vuoi che sia. Adesso andiamo, forno 180 gradi per al massimo, anzi 200 gradi per 5 minuti. O se no, io non ce l'ho il forno qua, ma c'ho il barbecue. Siamo intorno ai 250 gradi qua. Quando è pronto? Quando la lice è cotta e la provola affumicata si sta a sciogliere tutta. Bella! Oh, 4 minuti ci sono voluti Vedete? Le alici sono diventate bianche, guardate, si rompono, vedete? Così. La mozzarella, scusate, la provola si è sciolta e quindi noi siamo a posto. Questa è venuta più bella perché ho messo oltre al pomodoro anche la salsa. La dovete fare così, non me la mangio subito, aspetta un pochetto. Prendiamo il mio bicchiere di vino, Mo è l'estate, un bel vino bianco, magari del Lazio, come la vedete? Una bella malvasia puntinata, il mio amico Imperatori. Questo è proprio un vino laziale, dovrebbe essere, diciamo, perfetto l'abbinamento. Vabbè, per un bel vino bianco ci sta, dai.
di quello buono. Addirittura sto leggendo che dal 1500 hanno scoperto questo vitigno, è proprio autoctono. Vedete, gli italiani sono troppo forti. Abbiamo una quantità di vini autoctoni impressionante. Sentiamo un po'. Devo assaggiare prima un pezzo di prova. Stupendo, buonissimo, come piace a me. È fresco, è beverino, al caldo, ti metti là e ti fai un bel calice con un bel calice ghiacciato, lo bevi quanto ne pare a te. Mo' impiattiamo. Meraviglia. Basilico, così buttato in come viene, per modo di per modo di come viene. Io dato che sono goloso e riconosco di esserlo, non so voi se lo riconoscete di essere golosi, ci aggiungo un altro po' di pomodoro. Che è così, mamma mia. Oddio, oddio. Voglio prendere sta parte dove ci sta il pomodorone. Guardate la provola. Scusate, eh. Ragazzi, è da orgasmo vero. Un piatto eccezionale. Ricetta fatta col pesce, con le giuste materie prime di alta qualità e un piatto stratosferico. E poi economico. Che vi costa questo? Niente. Alla salute.